Buongiorno a tutti, oggi vediamo come aprire una porta bloccata e come ripararne la serratura guasta. Io sono Alfred73, benvenuti sul mio canale. Quando si rompe la leva della serratura della vostra porta interna c'è poco da fare, la porta rimane chiusa e bloccata ed è impossibile da aprire. Ancor peggio se qualcuno è rimasto dentro la stanza. Vediamo cosa fare in questo caso. Innanzitutto, per aprire questa porta forzatamente procuriamoci una vecchia carta di credito tipo questa, abbastanza rigida, e andiamo ad infilarla nello spiraglio che c'è tra il telaio e la porta. Spingendo fino in dentro al di sotto della maniglia dovremo attivare lo scrocco che si ripiegherà su se stesso, consentendoci di aprire la porta bloccata. In questi casi questa è l'unica manovra possibile per aprire la porta senza danneggiarla. La rottura di queste serrature avviene perché all'interno della maniglia è presente una leva che comanda lo scrocco. Questa leva è costituita da una lega cosiddetta di zama che si può rompere e spezzare facilmente, facendo perdere il movimento di comando della maniglia allo scrocco. Per riparare questa serratura o sostituirla dobbiamo svitare le due viti poste in alto e in basso sulla serratura, ma prima occorre togliere entrambe le due maniglie. Procuriamoci l'apposito attrezzo smontamaniglie o semplicemente un piccolo cacciavite a punta piatta e andiamo ad inserirlo nel foro laterale presente sulla maniglia. In questo modo la molla che blocca la maniglia verrà rilasciata e noi potremo agevolmente tirare fuori la nostra maniglia. L'altra maniglia posta dall'altro lato uscirà da sola. A questo punto andiamo a svitare le due viti in alto e in basso per tirare fuori questa serratura. Passando dal foro della maniglia con un cacciavite piccolo andiamo a fare leva per tirare fuori meglio la serratura. Queste serrature per porte interne non sono tutte uguali, ma ne esistono di diverse marche e modelli. Prima di acquistare un ricambio anche non originale, occorre verificare innanzitutto la distanza tra il foro perno quadro e il foro per il cilindro, nonché anche le misure del frontale che andrà incassato sulla porta. Nel mio caso abbiamo una distanza di circa 9 cm, ma occorre che combacino perfettamente anche tutte le altre misure del frontale, della profondità, eccetera. Una volta in possesso della nuova serratura procediamo al contrario, reinserendo fino in fondo la nostra serratura su appositi spazi e avvitando le due viti. Nel frattempo, se vi sta piacendo questo video, questo è il momento buono per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale per supportarmi. Andiamo ad inserire il perno della maniglia dal lato corretto. La molla presente all'interno bloccherà entrambe le due maniglie. Verificato il movimento corretto, la mia nuova maniglia è pronta per l'uso. Questa era la soluzione più veloce, ma se come me siete abituati a riparare qualsiasi cosa, proseguite nel video per vedere come riparare da vicino questa serratura apparentemente non riparabile. Come abbiamo già detto, la leva in zama presente si è spezzata e questo fa sì che la maniglia non trasmette il movimento allo scrocco. Innanzitutto dobbiamo aprire questa serratura, la quale però è fatta in modo da non poter essere aperta, infatti ci sono dei rivetti che bloccano la sua chiusura. A complicare ulteriormente ci sono delle linguette piegate che vado subito ad aprire. Queste linguette servono a tenere il tutto ben coeso e quindi favorire i meccanismi di movimento posti al suo interno. Per eliminare questi rivetti sottili uso una fresa a diametro variabile montata sul trapano.
Una volta aperto si vedono chiaramente tutti i meccanismi dello scrocco e si vede anche la leva fatta in lega di Zama che è spezzata con tanto di pezzo rotto all'interno. Rimuovo la molla di ritorno della leva. Una volta rimossa questa leva in Zama si vede chiaramente il pezzo che ha ceduto a seguito evidentemente di troppa forza impressa sulla maniglia. Che ne dite? Proviamo a ripararla? Vediamo come possiamo riparare questo meccanismo. Per ricostruire il pezzo mancante vado a segnare innanzitutto la posizione corretta della futura nuova leva. Con l'aiuto di una morsa da banco vado a praticare un foro in corrispondenza del segno su questo materiale che risulta facilmente forabile. A questo punto, con un inserto per filettature, vado a fare la filettatura all'interno della zama. Mi procuro una vite dello stesso diametro. Questa vite sarà la nuova leva e andrà infilata fino ad un certo punto. Prima però vado a tagliarne la testa. Faccio qualche prova e all'occorrenza vado a rifilare il profilo di questa nuova leva. A questo punto direi che ci siamo. Uso del Super Attack per frenare il filetto di questa vite. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro contributo. È il momento di effettuare un primo collaudo della nostra riparazione con il perno quadrato della maniglia. Anche se l'escursione non è al massimo, credo che andrà bene comunque per la mia porta. Bene, possiamo rimontare il tutto cominciando dalla molla d'acciaio di ritorno. Reinseriamo il blocco anti-rientro e a questo punto possiamo riassemblare il contenitore esterno. Vado a ripiegare le linguette che avevo in precedenza aperto. Al posto dei due rivetti vado a inserire due viti con relativi dadi. Bene amici, a questo punto la mia serratura è riparata, posso agevolmente reinserirla sulla mia porta. E anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto e come al solito vi invito a mettere like, iscrivervi al canale e vi do appuntamento alla prossima riparazione. Grazie e ciao a tutti.